Specchi di luce. Specchi di luce. Messaggio della Madonna dell'8 dicembre 2011. Figli miei, è con gioia che oggi desidero benedirvi. Vi porto tutto l'amore, la tenerezza, la benedizione di Dio Onnipotente, che ha voluto, per un privilegio del tutto particolare, che io fossi immacolata per poter essere figlia, sposa e madre del Dio Eterno. Vi benedico affinché abbiate la forza, il coraggio e la tenerezza per affrontare tutti gli avvenimenti che vi attendono. Non abbiate paura. Non vi annuncio catastrofi o fatti terribili, ma cose grandiose. Ripeto a voi ciò che ho detto per me stessa: grandi cose farà in voi l'Onnipotente, se sarete uniti a Lui attraverso il mio cuore, e se sarete capaci di accogliere la sua potenza e la sua luce. Dio è la luce, che illumina ogni uomo. Se vi immergete nella sua luce, se lasciate che essa penetri in voi, allora anche voi diventate luce per gli altri. Siete come specchi che riflettono la luce di Dio, ma se lo specchio è sporco o appannato non potrà rispecchiare la luce. Perciò vi invito all'integrità e all'immacolatezza. Le potete raggiungere attraverso di me, perché io vi porto a Gesù, che è la vittima pura, colui che eleva a Dio il sacrificio purissimo. Così, attraverso di me, vi unite a Gesù e diventate capaci di accogliere integralmente la luce. Figli miei, se non siete immacolati, se non siete integri, non potete ricevere pienamente la luce e la verità di Dio. Infatti, ricevete luce in proporzione a quanto siete puri dentro, perché la luce di Dio non può illuminare ciò che è sporco. Se lo fa, è solo per farvi vedere ciò che dovete rimuovere, perché la tenebra non può assorbire la luce, al contrario, la respinge. Perciò non permettete che in voi vivano le tenebre. Vi invito a rinnovare il vostro pensiero, il vostro essere, il vostro agire, il vostro parlare. Desidero che immergiate in me tutto il vostro essere affinché sia completamente rinnovato. Allora, dal vostro essere puro nascerà l'agire puro. Tutto quello che farete, attraverso i pensieri, le parole e le opere, sarà un vero canto di lode a Dio. Quando l'arcangelo Gabriele si è presentato a me, sfolgorava della luce di Dio, ed io mi sono trovata davanti a quella luce. Avrei potuto respingerla perché, pur essendo immacolata, ero libera, nessuno è costretto a nulla, neppure ad essere immacolato. Io ho accolto il dono di Dio e così, quando la luce di Dio si è manifestata davanti a me, il dono accolto è diventato vivo e operante. Messa di fronte alla luce, ho liberamente deciso di accoglierla, ed essa ha operato in me ogni cosa. È stata quella luce a trasformare la mia vita. Allora, figli miei, con coraggio, amore e determinazione, proseguite sulla strada che avete intrapreso. Non vi sarà fatto mancare nulla, io vi prometto che sarò sempre accanto a voi. Come madre e regina aprirò la strada davanti a voi e vi accompagnerò in questo cammino. Io desidero che tutti i miei figli siano immacolati, integri, semplici e gioiosi. Vi prego, fate che la vostra vita sia semplice, non cercate grandi cose, ma cercate Dio, che è la cosa più grande. Tutto il resto avverrà secondo i piani di Dio, nella maniera giusta e al momento giusto. Affidatevi, come me, a colui che sa disporre ogni cosa con soavità e sapienza, al momento giusto. Io sono con voi e benedico la vostra vita. Attraverso di voi benedico tutto il mio popolo, tutti i nuclei, tutto quello che il Signore desidera realizzare in questo tempo, e che io, come madre, concepisco dentro di me, perché io concepisco ogni figlio di Dio, ed anche il suo popolo santo. Vi benedico con la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi lettori, siamo vicini al Natale, e ciascuno di noi porta in sé molte attese. Tutti desideriamo che si compiano grandi cose nella nostra vita, e che l'anno prossimo apra una pagina bella del nostro futuro. Anch'io vi auguro tante cose belle per il Natale e per l'anno nuovo. Vi ho proposto un messaggio della Madonna, che ho ricevuto nella solennità dell'Immacolata Concezione, e che è giunto come un regalo di Natale, un piccolo gioiello, che racchiude tanta luce. Sono certa
che questo messaggio vi guiderà nel miglior modo al raggiungimento delle cose grandi della vita, quelle che contano davvero. Le parole della Madonna sono semplici, affettuose e chiare, ci orientano interiormente verso colui che governa la nostra vita, ed è l'unico in grado di realizzarla in pienezza. Insieme a Maria Immacolata, scopriremo in noi la capacità di accogliere Gesù Cristo, mandato dal Padre a trasformarci in creature nuove. Da qui comincerà il cambiamento dell'intera umanità. Prego per tutti voi e vi benedico. Insieme ai miei collaboratori vi auguro buon Natale e felice anno 2012. Tratto da Verso la nuova creazione di Stefania Caterina.